Nel video di oggi andremo a parlare di batterie AGM. La sigla AGM significa Absorbed Glass Mat. È una sorta di batteria identica a quelle ad acido libero, però l'acido non è nella cella in quantità elevata a immergere le piastre, ma è contenuto attraverso due strati di materiale assorbente che assorbono l'acido, quindi c'è meno acido e la caratteristica è quella che possono essere non manutenute, cioè non c'è bisogno di aggiungere acido, però hanno diverse problematiche. Oggi una di queste batterie su un'auto start e stop non funziona più. Andiamo a verificare come mai, anche se dalla mia esperienza posso già immaginare, e proprio attraverso l'apertura di questa batteria andremo a vedere cosa è successo all'interno, se si sono rovinate le piastre, se sono seccate le piastre o se c'è un cortocircuito, una manomissione, un'anomalia generata da chissà quale motivo. Buona visione, iscrivetevi al canale. Oggi siamo in laboratorio per parlare di una problematica molto importante. Questa è una batteria AGM per autoveicoli. Ho tolto le etichette per ovvi motivi e ha un anno. Come mai dopo un anno questa batteria AGM, quindi potente, di marca e montata su un'auto start e stop, non è più buona, ovvero si è bruciata? Ha avuto una problematica che adesso andremo ad analizzare. Dato che su questo canale e personalmente è anni che lavoriamo con le batterie, io andrei subito a fare una verifica che riguarda sempre le AGM, ovvero perché una AGM non è più buona, si brucia realmente, le piastre come sono? Sono ancora intatte, sono consumate o, e sono sicuro di non sbagliare, è, come si dice in gergo, secca, ovvero non c'è più liquido all'interno della batteria. Perché le AGM non sono come le piombo acido libero, dove l'acido è in una quantità elevata e le lastre, le piastre sono immerse nell'acido. Questa contiene una sorta di feltri fatti di lana di vetro e altri materiali che vanno ad assorbire l'acido, quindi la quantità di acido è molto inferiore. Dico acido, ma ovviamente sto parlando dell'elettrolita, che è un mix tra acqua distillata e acido solforico, per arrivare a quella che è la gradazione giusta, che dovrebbe essere intorno ai 1027-1032 a seconda dell'auto, a seconda delle batterie. A questo punto vediamo se c'è il liquido, l'elettrolita al suo interno. Lo faremo con una lente, andremo a vedere se quindi, come presumo, la batteria è secca. Una volta quindi tolta l'etichetta, andiamo a svitare questi tappi in modo da avere libero accesso all'interno della batteria. Ora, queste, diciamo subito, non possono essere equalizzate, ricordate, né le AGM né le gel. E durano finché durano, finché, adesso andremo a vederlo se è questo caso, i contenitori, ovvero ogni cella, sarà priva di acido e le cosiddette piastre di assorbimento saranno secche. Ecco, quello che si ipotizzava è reale. Se noi andiamo adesso con un ferrettino a indicare la zona, vedete che queste in grigio sono esattamente le piastre di ossidi. Questa è un'altra, questa è un'altra, e queste sono schiacciate tra questi feltri bianchi che assorbono, ecco perché si chiamano Absorbed Glass Mat, assorbono questa miscela di acido e acqua. Ora sono secche. Se voi guardate la parte primaria della batteria, ovvero questo, che è esattamente il polo dove, diciamo di piombo, dove poi sono attaccate, saldate, fuse le piastre di ossido, è tutto secco. Praticamente in questa cella non c'è una goccia di acido e il feltro che aveva assorbito l'acido, pian piano nel tempo, col calore della macchina, con parti e spegni, start e stop, eccetera, è andato ad evaporare. Passiamo adesso a vedere le altre celle, se sono nella stessa condizione. Questa era la prima cella. Ci spostiamo adesso sulla seconda, uguale.
Vedete come si vede chiaramente, qua si vedono molto bene anche le piastre di ossidi, sono perfette, cioè questa è una batteria perfetta, non ha piastre storte o rovinate. Vediamo la terza, anch'essa, vedete che il positivo è scuro perché sono ossidi di ossido di piombo, il negativo invece è piombo metallico. Vedete anche queste? Sono perfette, solo che sono secche. Quest'altra, la piastra negativa, anch'essa perfetta, e così via fino a questa è positiva e questa è l'ultima negativa. Ora qui non c'è una traccia di solfatazione esagerata, anche se le piastre sono biancastre, quindi è una batteria recuperabile, non possiamo fare l'equalizzazione, quindi cosa farò? La manterrò carica a 14,5 volt per un bel po' di tempo, diciamo un giorno, e prima di fare ciò andrò ad arricchire di una miscela di acqua distillata e acido solforico queste celle oramai consumate. Come vedete, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo e positivo. Ora, la miscela non sarà quella originale, grassa, piena di acido solforico, ma dovrà essere molto più diluita, perché c'è già un acido solforico che non evapora nelle celle, quindi dobbiamo semplicemente andare a ripristinare la mancanza di liquido, quindi farò molta acqua e poco acido solforico, solo acqua no, perché sennò partono processi di elettrolisi che sono negativi per le batterie. Quindi andrò a fare una miscela che invece dell'originaria, che potrebbe essere 1027-1032, farò una 1012-1014. Ecco che con una siringa andrò a introdurre questa miscela che bagnerà, come ben vedete, le relative piastre e ovviamente i feltri. Vedete? Sta reagendo, cioè gli mancava proprio quel liquido ed è ancora poco e questo deve reagire sulle piastre. Quanto ne metterò? Non troppo, dovrò essere sicuro di aver bagnato le piastre, di aver impregnato i feltri, ma senza farli galleggiare, come avverrebbe nelle acido libero, dove invece tutta la materia attiva deve essere sommersa. Vediamo poi cosa succederà. Andiamo a riempire tutte le celle. La domanda quindi è: quanto acido devo mettere? Ebbene, non vanno riempite, ripeto, come le acido libero, ma vi siete accorti che mettendo l'acido diciamo, le piastre sono state inglobate dai separatori di lana di vetro. Vedete che si sono gonfiati, si sono dilatati e quindi sono piene come in origine. Se guardiamo la numero 2, vediamo che anch'essa, vedete, sono inzuppate, sono gonfiate. E lo stesso la numero 3. Ovviamente la quantità di soluzione che è entrata in ogni cella è diversa l'una dall'altra perché c'erano quelle più secche, quelle meno secche, quindi inserendo questo elettrolita nella quantità giusta, adesso abbiamo l'inglobamento di tutto il liquido e la batteria potrebbe essere ripristinabile. Come dicevo all'inizio, adesso la sottoporrò a una carica di un giorno circa, dove oscillerò tra i 14, 14,2, 14,4, ma non dovete superare la soglia consigliata per le batterie, ognuna con la sua specificità. Non dobbiamo, in poche parole, permettere alla batteria di entrare in ebollizione, ovvero di entrare in elettrolisi, altrimenti si potrebbero rovinare le piastre che sono molto sottili. Abbiamo quindi riavvitato tutti i tappi e adesso procediamo a una carica lenta e duratura, quindi andremo pian piano avanti partendo da 13, 13,2. Non è fondamentale essere precisi in questo, ma bisogna fare le cose in modo tale da evitargli nella maniera più assoluta l'ebollizione, l'elettrolisi o l'equalizzazione. Userò il mio solito ed affidabilissimo alimentatore di banco, molto economico però che fa il suo lavoro. Questo è regolabile sia in tensione che in corrente. Posso impostarlo come voglio da 0 a 30 volt e da 0 a 10 ampere. Per questa batteria ho deciso di impostare 13 volt e 2 ampere. A questo punto partiamo. Arriverà, presumo, abbastanza rapidamente
a 13, ecco c'è una salita graduale e andrà avanti così con 2 ampere consumando 25 watt, la tensione sta salendo fino ad arrivare a 13. Quando arriverà a 13 salirò ancora di un pelino, quindi porterò la tensione a 13,1 e lui pian piano andrà avanti così. Potrei impostarlo già direttamente a 14,4, ma preferisco salire io gradualmente perché voglio vedere l'abbassamento della corrente a 0 o quasi a 0. Quindi se torniamo a 13 vedremo che i 2 ampere quando arriverà a 13 scenderanno perché ha raggiunto la tensione e assorbirà meno corrente. In questo modo si crea una stabilizzazione degli ossidi e diciamo della batteria stessa. Lo vediamo in diretta, 12,9, 13. Iniziano a calare gli ampere, da 2 a 1,9, 1,8, pian piano c'è la discesa. Adesso staccherò la telecamera e riprenderò quando tutto il ciclo è finito per vedere l'effettiva potenza della batteria, se abbiamo ottenuto dei risultati, se siamo riusciti a desolfatarla, se l'acido era della giusta densità. Ricordo che ho messo un acido a 1012, cioè molto più blando rispetto a quello di serie, perché c'è già un acido suo, la batteria non era proprio seccata in un deposito al sole. Eccoci dopo diverso tempo, la batteria è arrivata, direi quasi anche rapidamente, a 14,4. Adesso gli ampere sono scesi a 1,4, 1,3 e quindi lei dice a se stessa sono arrivata, però questo è il momento di lasciarla a 14,4 per diverse ore, in modo che senza equalizzazioni, cioè senza voltaggi e tensioni alte e senza amperaggi importanti, quindi senza ebollizione, senza elettrolisi, lei pian piano dovrebbe andare a ripristinare quegli ossidi che si sono solfatati. Vediamo se quando ha finito il suo processo sarà in grado di mantenere la carica e quindi abbiamo salvato una batteria. Non è tanto per le 100 euro che può costare questa batteria, ma è per evitare il consumismo, per dare una mano alla natura, per risparmiare dei soldi. Tutte le componenti ognuno poi deciderà in quale ambito calcolarsele. Dopo circa un'ora l'ultima immagine segnava un consumo in ampere, ovvero una carica di 1 ampere,35. Adesso è 1,57 e la tensione è sempre 14,40. Cosa è successo? È successo che la batteria sta ripristinando gli ossidi, ovvero attraverso la corrente e la tensione che gli stiamo immettendo, lei si sta guarendo. Quindi prima assorbiva meno, era scesa fino a 1,34, adesso è 1,58. La lasciamo così finché si stabilizzerà la salita, perché andrà a guarirsi, a ripristinare ossidi, a renderli operativi e quindi assorbirà di più. Ecco perché sta salendo. Quando avrà finito la sua salita e inizierà a scendere e arriverà intorno a 0,5-0,7 ampere, allora lì siamo sicuri che avrà fatto tutto il suo lavoro di ripristino ossidi e sarà al suo massimo livello di ripristino. Ecco, dopo mezz'ora un'altra salita, 1,65 ampere. Sta ripristinando gli ossidi che acquisiscono la capacità di assorbire corrente, di trasformare la corrente e quindi la batteria ripiglia i suoi ampere in salita, non certo gli originali, ma sta migliorando sensibilmente. La batteria è rimasta una notte a 14,4 volt, quindi tensione fissa e la corrente pian piano è scesa, come vedete qui siamo nella fase finale, sta assorbendo adesso 0,3, quindi possiamo definire la batteria carica, stracarica e speriamo abbia finito il suo processo di aggiustamento, ovvero di desolfatazione con la quantità di acido che abbiamo inserito e adesso potremo riutilizzare questa batteria. Bene ragazzi, come dicevo in laboratorio, da questa sperimentazione possiamo capire che qualcosa si può salvare, non è solo una questione di prezzo, è una questione anche di natura, è una questione di dare una mano a quelli che sono i meccanismi anticonsumistici che quindi ci fanno preservare, salvare le cose che abbiamo invece che buttarle e comprarle. Una batteria come quella di marca costa più di 100 euro. Il fatto che l'abbiamo salvata è molto positivo. Non succede sempre perché bisogna vedere alcuni fattori. In primis
quanto sono state nel magazzino d'acquisto, perché ci sono purtroppo alcune aziende che per avere sconti forti acquistano tantissime batterie AGM e rimangono lì a scaricarsi invendute. A questo punto queste batterie vengono consegnate che hanno già una vita vissuta pur non essendo utilizzate, il rischio di solfatazione è alto, ecco perché verifichiamo sempre qual è la data di produzione di una batteria, andiamo a installarle nel giusto modo, non facciamo mai l'equalizzazione alle batterie AGM e alle gel, in questo modo possono durare di più. In questo video spero di essere stato utile, ci vediamo al prossimo, iscrivetevi al canale, grazie.